Oggi vi voglio parlare di una cosa, diciamo, semplice, però che a volte viene fatta male oppure non viene fatta affatto. Sicuramente qualcuno di voi avrà visto in alcuni maneggi dei grandi specchi appesi ai bordi del maneggio stesso. Quello serve per quando montate a un certo livello, dovete vedervi un po' come il vostro assetto, le vostre mani. Avete la possibilità di farlo anche senza un uomo a terra che vi suggerisce quali sono magari le cose che dovete cambiare o l'assetto che state tenendo. Con l'avvento della tecnologia ai giorni d'oggi non è più necessario, o meglio è ancora necessario certe attrezzature, però in altri ambiti possono essere, anche in altre circostanze possono essere usati anche i nostri telefoni cellulari. Come? Vi voglio dare un paio di dritte, un po' perché coloro che fanno le sessioni di distance coaching con me l'hanno chiesto, un po' perché vi può servire anche semplicemente per vedere come fate gli esercizi, vedere come montate o come giocate da terra con i vostri cavalli, e vi assicuro che riguardandovi scoprite tanti problemini che sapete benissimo, tante cose che sapete benissimo che non vanno bene, ma non sapete di fare. Quali sono gli accorgimenti che dobbiamo avere per poter riprenderci per bene, correttamente, con il nostro telefono cellulare quando siamo da soli, quando non abbiamo nessuno a cui poterlo dare in mano e farci la ripresa al posto nostro? Bene, servono poche cose. La prima cosa che serve è semplicemente quello che vi consiglio io, poi è chiaro, da questo dovete prendere spunto e potete sviluppare tutto quello che vi pare. Io faccio così, prendo un tubo di plastica, di gomma morbida, quello che viene utilizzato come isolante per i tubi dell'acqua, che è diciamo è molto morbido e quindi posso tranquillamente sagomarlo come mi serve. Perché faccio questo? Perché lo utilizzo per metterci all'interno il manico del bastone da stick. Io utilizzo questo bastone da stick della Elegant, ma insomma ce ne sono 1000, e potete vederlo bene che è, diciamo, ha un treppiede, si può sfilare e allungare, si può mettere vari tipi di telefono, perché comunque c'ha delle molle che ti permettono di allargarlo a dismisura e comunque sono belle resistenti e non lo fanno cadere. E poi cosa ci faccio con questo stick e con il tubo di gomma? Molto semplicemente lo metto a un palo della recinzione, a questa maniera. Vedete, questo è il tubo di cui vi parlavo prima, se ti puoi avvicinare magari, vedete, è gomma morbida, e questo semplicemente ce lo infilo dentro così, ovviamente girato dalla parte opposta, perché di solito nei telefoni la telecamera posteriore è quella migliore rispetto a quella anteriore che viene utilizzata per fare i selfie, ok? Quindi vorrò utilizzare la mia telecamera migliore, non quella peggiore. Lo metto a questa maniera, chiaramente devo prima guardare dentro e rendermi conto quale parte del campo sto riprendendo, poi andrò a mettere dei target, dei flag. Potrò prendere dei target, come in questo caso, dei birilli che mi serviranno come segnaposto. Quindi andrò sul mio telefono cellulare e guarderò se metterò i miei birilli alla fine dell'inquadratura, a destra e a sinistra del campo visivo del mio cellulare. Se volete essere un po' pignoli, potete anche metterne un terzo che vi indica la zona oltre la quale non è bene andare, perché magari siete in una zona, diciamo, in cui diventate troppo piccoli, in cui vi si vede male da parte del cellulare, cioè diciamo l'inquadratura non è più così bella da poterci capire qualcosa di quello che state facendo. Una volta che avete impostato queste cose qua, avete il vostro palcoscenico. Quindi potete prendere il vostro cavallo e sapete che quando siete all'interno di questo pezzo qua, a questo punto abbiamo il nostro palcoscenico in cui abbiamo un target che ci dice la profondità
e 2 target che ci danno l'idea di dove non dobbiamo andare. Quindi se io mi sposto da questa parte, il cellulare non vedrà più nulla, sarò uscito dal campo visivo, e adesso invece so che rientro nel campo visivo del cellulare. Quindi potrò fare tutti i miei esercizi qua dentro e poi sarò sicuro che quando mi rivedrò vedrò veramente quello che ho fatto e non magari solamente la coda, solamente la testa, oppure fuori completamente dal campo visivo del cellulare. Quindi ho fatto dei gran belli esercizi ma non posso rivedermi. Questa stessa cosa la potete fare anche per montare. È chiaro, magari vi serve più spazio e allora dovrete limitare la ripresa solo ad alcuni punti, un po' come del resto sono gli specchi, per cui potete montare un po' le stesse cose e sapete che quando passate qua davanti avrete una ripresa perfetta. Quando fate una diagonale verso l'angolo avete una ripresa perfetta dal target blu in poi. Prima probabilmente non si vede granché bene, ma comunque avrete un'idea di quando il vostro cellulare vi sta riprendendo e quando no. Spero che anche questo video vi abbia un po' diverso, senza cavalli, però che vi possa servire, perché rivedersi tante volte ci fa eliminare problemi senza bisogno di nessun altro, perché magari noi siamo coscienti che non dobbiamo fare delle cose, siamo coscienti magari che dobbiamo stare fermi, o siamo coscienti che magari quando montiamo in sella non dobbiamo tenere le mani alte o le mani basse o dietro la schiena, o quando si fa una correzione dobbiamo prendere la redine della lunghezza giusta. Tutte queste cose le sappiamo ma non ci rendiamo conto che le stiamo facendo, mentre guardando semplicemente il nostro video ci rendiamo conto quello che stiamo facendo e la volta successiva possiamo lavorarci, migliorarci e ottenere che abbiamo risolto quel problema senza aver avuto bisogno neanche di un consiglio da parte di un istruttore. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciatemi un commento per farmelo sapere e se vi è piaciuto veramente condividetelo anche sui vostri profili social. E noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie dell'attenzione. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control.